cose che devi assolutamente sapere. Numero 2. I punti di ripristino di sistema. Sì, lo so, pensi di conoscere il ripristino di sistema, ma una cosa che molti non sanno è che quando un mio cliente mi chiama, 9 volte su 10 non è poi necessario che io faccia alcun intervento e men che meno che lui mi porti il computer. Questo perché? Perché di fronte a problemi talvolta anche gravi basta semplicemente andare a pescare l'ultimo punto di ripristino che è stato creato per riattivarlo e far funzionare il computer esattamente come era prima che si verificasse il problema. Naturalmente i punti di ripristino vanno innanzitutto attivati, in secondo luogo creati e soprattutto gestiti con una certa attenzione. Andiamo a vedere insieme come si fa. Ti senti pronto? Iniziamo. La prima cosa da sapere è che per motivi imperscrutabili noti solo alle menti eccelse della Microsoft, i punti di ripristino di sistema di base sono disattivati su tutti quanti i computer. Questo a meno che non abbiamo naturalmente provveduto noi ad attivarli oppure che non lo abbia fatto in nostra vece qualche applicazione. Per verificare che i punti di ripristino di sistema siano attivi sulla nostra macchina dovremo seguire una procedura abbastanza semplice. La prima cosa da fare sarà premere contemporaneamente il tasto Windows, quello con la bandierina in basso a sinistra, e il tasto R. Quando lo faremo, come vedi, si aprirà una schermata nella quale andremo a digitare sysdm.cpl. Una volta digitato, cliccheremo sul pulsante OK. Fatto questo, come vedi, si aprirà quest'altra finestra. Quello che dovremo fare sarà andare nella scheda che si chiama Protezione Sistema e molto probabilmente il nostro disco di sistema apparirà esattamente così, cioè con la protezione disattivata. Quello che faremo a questo punto sarà fare un clic per selezionarlo, scendere sul pulsante Configura e nella schermata che si aprirà andare a cliccare sulla voce Attiva protezione di sistema. A questo punto cliccheremo con il pulsante OK una prima volta ed OK una seconda volta e il nostro ripristino di sistema sarà stato attivato sul computer. Quello che succederà d'ora in poi, ogni volta che installeremo un nuovo software oppure che verrà installato un aggiornamento di sistema, sarà che il nostro computer creerà automaticamente un punto di ripristino che servirà nel momento in cui le cose dovessero andare storte, appunto a ripristinare il sistema allo stato precedente. Attenzione, il punto di ripristino è molto ben fatto perché non andrà a toccare o a intaccare in alcun modo i nostri file personali, agirà solo a livello di sistema e non perderemo nulla di quello che è stato il nostro lavoro. Ma se io volessi attivare manualmente un punto di ripristino, crearne uno e ripristinare il sistema ad uno stato precedente, come dovrei fare? Te lo faccio vedere. Per aprire l'utilità di ripristino di sistema ci basta andare in basso sulla barra di ricerca oppure sul simbolo della lente e nella schermata che si apre andare a digitare semplicemente ripristino. Come vedi comparirà un'icona che si chiama ripristino con sotto scritto pannello di controllo. Facciamoci clic su e nella schermata che ci si va ad aprire sceglieremo la seconda voce, quella che dice apri ripristino configurazione di sistema. Clicchiamo quindi su protezione sistema e vedremo che ci si aprirà una finestra che abbiamo già visto in precedenza. Eccola qui. In protezione sistema andremo a cliccare sul pulsante crea, cosa che non ti ho fatto fare prima perché dopo aver attivato i punti di ripristino sarà necessario riavviare il computer, quindi clicchiamo su crea e ci viene chiesto di dare un nome al nostro punto di ripristino. E a questo punto ti faccio una domanda: la tua macchina in questo momento funziona bene? Beh, se la risposta è sì, prendi la data del giorno, ce la scrivi e te la appunti su un fogliettino che attacchi al tuo monitor, strappando magari il fogliettino su cui è scritto la password del computer perché non va tenuta lì.
Quindi digitiamo la data del giorno, io scrivo semplicemente data di oggi e clicchiamo sul pulsante Crea. Ecco fatto, la creazione del punto di ripristino è stata completata. Clicchiamo sul pulsante Chiudi. A questo punto possiamo cliccare sul pulsante OK e andare a vedere come funziona il ripristino. Probabilmente sull'icona di ricerca ti sarà rimasta la voce ripristino. Possiamo andare ad aprirla direttamente in questo caso, oppure scriveremo di nuovo ripristino come abbiamo fatto prima per farla comparire. Andremo sempre a cliccare sulla seconda voce, quella che dice apri ripristino configurazione di sistema, e a questo punto potremo cliccare sul pulsante avanti. Troveremo la data di oggi, che è il nome che ho dato io al nostro ripristino, e vedremo che si tratta di un ripristino di tipo manuale, cioè creato dall'utente. Se vorremmo quindi attivare questo punto di ripristino dopo averlo selezionato, ci basterà cliccare su Avanti e quindi sul pulsante Fine. In alcuni minuti il sistema verrà ripristinato allo stato precedente. Come vedi, lo strumento di ripristino di configurazione del sistema è uno strumento potentissimo, gratuito e già installato sul tuo computer. Va semplicemente attivato e l'unica cosa che dovrai fare nel momento in cui il computer funziona sarà quella di creare un punto di ripristino. Nel momento in cui qualche app non dovesse andare bene, qualche aggiornamento non dovesse funzionare, oppure qualche driver dovesse crearti problemi, ti basterà semplicemente ripristinare il sistema e tutto quanto tornerà come prima. E se invece il sistema non si avvia proprio, come possiamo fare? Beh, questo è un argomento che ti mostrerò nel prossimo video. Nel frattempo siamo quasi giunti al termine, ma vorrei farti una raccomandazione. La raccomandazione è quella di scrivere sul forum qualunque tuo problema, soprattutto nel mese di agosto, perché molto probabilmente sarò in vacanza e non avrò la possibilità di rispondere ai commenti, ma sul forum, oltre all'amministratore e ai nostri moderatori, troverai sempre persone in grado di aiutarti volentieri e di farlo anche molto bene da quello che ho visto finora. Bene, è arrivato il momento di ringraziarti per aver visto questo video e di salutarti e darti appuntamento alla prossima.